Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo giunti al momento di dovervi dare un aggiornamento su quello che è il lavoro per la nuova scheda elettronica per il Millennium Falcon della De Agostini. Allora, nel precedente video vi ho mostrato il circuito, il primo prototipo, diciamo, che era perfettamente funzionante, ma ve l'ho mostrato con la tastiera di servizio. Vi avevo detto che è ancora in alta fase progettuale, quindi è il primissimo prototipo realizzato, ma che era già funzionante per ricevere delle trasmissioni via wireless. Allora, come vi ho detto, sto lavorando a questo progetto insieme a mio zio, anche lui grande appassionato di Star Wars da sempre, per cui direi di interrompere questo video e ce ne andiamo a casa sua, così andiamo a vedere come procede il lavoro e vi mostro tutte quelle che sono le varie fasi, o meglio, dove siamo arrivati. Vi mostreremo alcuni circuiti a video in modo tale da spiegarvi tutto quello che stiamo facendo e quello che faremo, e poi vi mostriamo le prime funzionalità via wireless in modo tale da aggiornarvi passo per passo su questo lavoro. Ed eccoci a casa di zio. Ciao. Ciao Vale. Allora, oggi vi mostriamo di nuovo la versione 1 che avete già visto nel vecchio video, ma vi facciamo vedere il trasmettitore, o meglio il prototipo di questo trasmettitore che serve per pilotare tutte le funzioni che avete visto l'altra volta. Ovviamente la V2, la versione V2 è pronta ma ancora in fase di progettazione. Come potete vedere sul monitor, stiamo lavorando a quella che sarà la V2 che sarà prodotta a breve. E allora, quindi andiamo a vedere come funziona questo trasmettitore. Noi possiamo inviare un ordine dal trasmettitore fino alla nostra scheda che abbiamo visto l'altra volta e ora vi mostriamo come funziona. Allora, quindi selezioniamo il programma e come potete vedere qui sulla nostra vecchia scheda c'è scritto che è in ricezione, quindi è in attesa del programma. Qui sta trasmettendo e le luci si sono accese. Ok, mandiamo un audio, quindi andiamo a selezionare il programma da qui. Qui la nostra scheda dice che è in ricezione, sono in ricezione ed è arrivato il nostro audio. E ok, quindi vi mostriamo un altro effetto luce che andiamo a selezionare sul trasmettitore e quando viene eseguito l'effetto è questo. Ovviamente vi ricordiamo che sono sempre tutti canali separati, quindi ogni LED che vedete può essere indipendente e può essere usato come volete. Dunque, questa è la tastiera di servizio che avete visto nel precedente video. E poteva comandare 10 canali. In questo caso invece abbiamo la nuova tastiera che ha sempre 10 interruttori, però tramite quel comando, questo interruttore qui, possiamo arrivare fino a 30 canali. L'interruttore ha 3 posizioni. Ok, quindi avendo 3 posizioni abbiamo 10, 10 e 10, quindi possiamo comandare singolarmente fino a 30 cose. Allora, questo è il circuito stampato del trasmettitore nelle sue dimensioni reali. Per vederlo meglio noi lo ingrandiamo e praticamente abbiamo 5 pulsanti sulla sinistra del display, 5 pulsanti sulla destra del display, il microprocessore, cioè l'Arduino Mega che sta sotto, e il display, come avete visto prima, che sta sopra. I 3 rice trasmittenti, le 3 rice trasmittenti, qui si può scegliere o la Bluetooth o la Wi-Fi o la Wi-Fi bassa frequenza, la parte alimentazione, reset,
come vedete è un circuito che sarà 12 cm per 8. Allora, questo è il modulo ricevitore. Qui vi faccio vedere il circuito in dettaglio del ricevitore e poi vi faccio vedere il relativo circuito stampato. Vediamo di spiegarlo. Questo circuito è fatto tutto non sull'Arduino Mega normale, ma sull'Arduino Mega Pro. Questo qui è l'Arduino Mega Pro. Su questo Arduino Mega Pro ci sono 1, 2 e 3 trasmettitori, ricetrasmettitori a dire la verità. Un ricetrasmettitore Bluetooth, un ricetrasmettitore Wi-Fi e un ricetrasmettitore Wi-Fi a bassa frequenza. Questo è quello che vi forniremo già programmato, ma in realtà il circuito è capace di pilotare tutti e tre. Poi c'è un display OLED, quello piccolino che voi conoscete. Poi c'è il sistema per l'MP3, questo. Poi c'è il sistema per pilotaggio dei motori. Questo è il motore del radar, questo è il motore della rampa. Qui c'è la tastiera di servizio, qui c'è il reparto alimentazione e 10 canali che vengono direttamente dal microprocessore, per cui su questi canali non dobbiamo mettere un carico maggiore dei 50 mA. Se abbiamo bisogno di un carico maggiore, allora abbiamo quest'altri canali, che sono 7 canali, che sono potenziati da questo circuito integrato, e qui abbiamo oltre 500 mA per ogni uscita. Se abbiamo altre necessità, allora passiamo qui, che ci sono le uscite per i relè. Questo pilota 4 relè, per cui qui possiamo mettere tutto quello che vogliamo come potenza. L'unica limitazione sono il carico che possono sopportare i relè. Questo circuito diventa questo qua. Questo è il relativo circuito stampato. Ve lo faccio vedere a dimensioni reali. Queste sono le dimensioni reali del circuito, che è di 10 cm per 8. Qui ci sono 1, 2, 3, 4 fori perfettamente compatibili con quelli che già esistono nel Falcon. Quindi questo che vediamo qua è il Mega Pro. Al centro abbiamo il display OLED. Il Mega Pro non si vede perché è sotto il circuito stampato, per cui noi vediamo direttamente il display OLED. Poi abbiamo 3 trasmettitori, tutti e 3 già clubbati, già attivi, già perfettamente in grado di funzionare. Vi ho detto che noi vi daremo programmati semplicemente il trasmettitore a 433 MHz. Poi abbiamo questo modulo qui che è il lettore MP3, questo modulo qui che è il motore, il pilota dei motori, e infatti ha l'uscita per il motore del radar, l'uscita per il motore della rampa. Poi abbiamo l'uscita per i 4 relè. Poi abbiamo 10 uscite direttamente collegate col microprocessore, quindi massimo 50 mA a uscita, e 7 uscite che vengono dal circuito integrato, quindi capaci di pilotare oltre 500 mA a uscita. Qui c'è la parte alimentazione, qui c'è la tastiera di servizio, qui c'è il pin che serve per decidere se vogliamo un funzionamento locale o un funzionamento in telecomando, e qui c'è qualche cosa solo per i tecnici, è un pin che serve per poter programmare il Wi-Fi. E ovviamente tutto il lavoro è stato fatto basandosi su questo circuito, che è quello di serie, diciamo. Ovviamente utilizzeremo lo stesso tipo di connettore che abbiamo qui,
e quindi sul nostro circuito ci saranno le stesse femmine che tutti voi avete, in modo tale che se utilizzate solo le luci già presenti nel Falcon sarà assolutamente plug and play, quindi potrete staccarle da qui sopra e metterle nel nostro. Se invece volete metterci altre cose che fate voi, dovrete semplicemente utilizzare connettori tipo questi che hanno lo stesso attacco della scheda originale. Praticamente poi la dimensione del circuito, come abbiamo visto prima, è assolutamente compatibile con questi fori, per cui siccome all'interno del Falcon c'è molto spazio, voi potete semplicemente andare a togliere questa e mettere quella nostra, che sarà un pochino più grande ma c'entra molto bene. E quindi, come avete visto, di base questo prototipo quasi 2, diciamo, è completamente funzionante, può ricevere tutti i vari programmi via wireless. Come avete visto ci sarà una tastiera sul trasmettitore e voi potrete inviare qualsiasi tipo di programma sul ricevitore che sarà installato lì dentro al Falcon. Sicuramente in una fase avanzata, o meglio quando ci sarà il vero circuito stampato già prodotto e stampato in Cina, purtroppo dobbiamo un attimino aspettare che si calmino le acque con questo coronavirus, appunto quando sarà pronto il primo circuito vero, io farò il grande sforzo di smontare completamente l'elettronica che c'è nel mio attuale Falcon e sostituirla con questa qui, in modo tale da potervi mostrare un demo completo dentro al Falcon, perché diciamo che è vero che ve lo stiamo mostrando che funziona sul tavolo, diciamo, però sarà molto meglio vederlo all'interno del Falcon perché sicuramente ha un effetto migliore. Detto ciò, continuate a seguire questo canale perché mano a mano che andremo avanti con gli sviluppi faremo sempre nuovi video e vi terremo aggiornati su ogni sviluppo. Ricordatevi inoltre che adesso non so ancora quando, ma a breve apriremo la lista per iniziare a prendere le ordinazioni. Per cui seguite questo canale, ricordatevi di iscrivervi e di mettermi un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video. Noi ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!